Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. professor Gennaro Ciliberto. Proverò a condividere il mio schermo. Mi sentite innanzitutto? Ti sentiamo. Il professore Ciliberto interviene da Roma, dall'Istituto dei Tumori Regina Elena, istituto all'avanguardia su tanti temi di medicina traslazionale. Gli lascio subito la parola e poi magari dico qualcos'altro alla fine. Prego. Ok, buongiorno a tutti e perdonatemi per non essere potuto venire in presenza spero che oltre a sentirmi vediate anche le mie slide e quindi comincio con la presentazione se nulla osta a questo punto. Innanzitutto vi porto appunto i saluti dall'istituto. In effetti l'istituto Regina Elena fa parte di un più grosso istituto che sono l'IFO, Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, che ospita due IRCS, l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, di cui sono direttore scientifico, e l'Istituto Dermatologico San Gallicano. Come ha spiegato molto bene prima il professore Feri, essendo IRCS, la nostra missione è quella della ricerca traslazionale, che quindi parte dal letto del paziente, va al bancone di laboratorio per poi ritornare indietro per applicazioni dirette sui pazienti. Ora, un po' di anni fa, cercando di trovare, diciamo, di pensare ad un sistema integrato, un grosso contenitore per prioritizzare le nostre attività di ricerca, noi abbiamo avviato quello che è il piano strategico della ricerca, che è sintetizzato in questa slide molto complessa, ma non spaventatevi perché cercherò di spiegarvi, diciamo, le idee, i principi dietro questa grossa slide. Quello che vedete è una parte centrale in giallo. Che cosa dice? Dice che la nostra attività di ricerca traslazionale è concentrata sul paziente, quindi la medicina personalizzata è al centro del nostro focus. Ora, quello che vedete poi tutta una serie di iconcine che hanno diversi colori, sono le macro aree su cui si dipana il nostro piano strategico della ricerca, e le andremo rapidamente ad analizzare tutte, andando, diciamo, in senso orario, quindi partendo da destra per andare verso il basso e poi sinistra in alto di nuovo. Quello che abbiamo una parte che riguarda la ricerca diagnostica e prognostica, che è suddivisa in tre aree: la biobanca oncologica, così come tutte le omiche, e così come anche la parte di biostatistica e bioinformatica. Ora, tutte queste, la parte omica e biostatistica e bioinformatica, nel corso del tempo si stanno arricchendo anche con la possibilità dell'integrazione dei dati, come diceva prima la dottoressa Leonardis. C'è una grande enfasi sull'utilizzo dei dati e sull'integrazione di dati clinici con dati di ricerca, con la istituzione di un data warehouse nel quale far confluire tutti questi dati per poi anche pensare ad una condivisione di questi dati, strutturandoli sempre di più con altre istituzioni per poter fare analisi federate, cosiddette federate dei dati. Altro macro area è quella della chirurgia di precisione. Ritornerò brevemente su questo punto dopo. Poi c'è la parte di medicina di precisione, che noi abbiamo suddiviso in tre sottoaree, che sono la terapia bersaglio molecolare, l'immunoterapia, così come la radioterapia stereotattica e la protonterapia, la cui costruzione è stata avviata, non è completata, ma è stata avviata di recente in istituto. E infine poi abbiamo la ricerca clinica avanzata, che è suddivisa in quattro settori, che sono l'istituzione di un Clinical Trial Center centralizzato, la creazione di una fase 1, inizialmente per i tumori solidi. Recentemente abbiamo avuto anche, completato l'autocertificazione per i tumori ematologici. Poi abbiamo un centro tumori rari dell'adulto, di cui siamo un hub
a livello regionale e nazionale, e il Molecular Tumor Board. Anche sul Molecular Tumor Board parlerò, diciamo, ritornerò verso la fine del mio intervento. Quindi questo è, diciamo, tutta la nostra attività di ricerca si svolge in queste aree, quindi abbiamo delimitato quello che noi facciamo e prioritizziamo. Ora vi mostrerò 4 brevi esempi di queste attività. Innanzitutto, io penso che in un istituto come il nostro la parte centrale, le fondamenta sono nella biobanca di campioni oncologici. Questa biobanca è una biobanca che è stata istituita già vari anni fa, ma ha preso maggiore sviluppo soprattutto dal 2018-2019, e che è incardinata all'interno della rete delle biobanche europee, la BBMRI, della infrastruttura europea delle biobanche, è certificata ISO dal 2019 e ha puntato a una messa a punto di tutta una serie di procedure operative standard per assicurare criteri di qualità nella raccolta e conservazione dei campioni, e come dice la slide, la standardizzazione è il fattore chiave per avere un'alta qualità di campioni da poter utilizzare internamente, ma soprattutto per collaborazioni esterne. La biobanca è organizzata in 2 sottobiobanche, una parte che riguarda i campioni da tumori, dal tumore stesso, e una parte che riguarda i liquidi biologici dei pazienti. E come potete vedere, il numero di campioni è ben superiore a quello dei pazienti, nel senso che da ogni paziente noi traiamo vari e conserviamo vari campioni che possono essere utilizzati quindi per vari studi. Questo potete vedere come ogni anno vengono raccolti un numero abbastanza significativo di campioni. Per darvi un esempio, nel caso dei campioni da tumori, direttamente dal tumore, abbiamo rappresentate numerose patologie, e come vedete abbiamo raccolto attualmente circa 4.500 campioni da 4.500 pazienti, soprattutto congelati, sia del tumore sia del tessuto adiacente al tumore. Quindi quando il tumore viene prelevato, viene dissezionato nella parte strettamente tumorale, nella parte adiacente non tumorale, per poter effettuare delle analisi e delle indagini di tipo comparativo. Questo noi riteniamo che sia un grosso tesoro dal quale poter attingere. Infatti così è stato, perché la biobanca ha rappresentato una sorgente di numerose collaborazioni. Inizialmente l'entrata in un progetto europeo di Horizon 2020, il progetto ADOPT, che era coordinato dall'Università di Milano Bicocca, e poi successivamente in un progetto del PNRR sul piano nazionale infrastrutture di ricerca 2021-2027, e nel quale appunto al quale partecipiamo. E la nostra biobanca anche collabora con altre istituzioni del progetto HEAL Italia per provvedere campioni, per la possibilità di fornire campioni qualificati di set di campioni uniti ai dati clinici. Perché con il tempo, insomma, anche questo aspetto non soltanto del biobancaggio dei campioni, ma anche la possibilità di avere uniti ai campioni anche i dati clinici dei pazienti è un asset assolutamente fondamentale. E quindi il numero di collaborazioni si è espanso sempre di più con il tempo. Collaboriamo con le ORTC, con una serie di progetti, con Alleanza contro il cancro, in cui facciamo parte del gruppo di lavoro di patologie biobanca. Abbiamo collaborato da vari anni con un progetto finanziato dal Ministero della Salute per lo screening dei tumori polmonari, coordinato dall'Istituto Tumori di Milano, il progetto RISP, e come potete vedere nella parte in basso a destra siamo coinvolti in 53 progetti interni istituzionali
insieme anche a tutta una serie di altri progetti del PNRR, anche del Ministero della Salute. Quindi, come dicevo prima, questa è l'ossatura fondamentale della nostra ricerca traslazionale. E il percorso è un percorso di crescita che non ricapitolerò, non potrò descrivere tutto, ma l'importante passo che ci apprestiamo a compiere è quello indicato nella parte più a destra della slide, e cioè il processo di accreditamento scusate, 20387, che è un passo fondamentale per poter diventare ancora di più un punto di riferimento all'interno della rete delle biobanche italiane ed estere. Passiamo al secondo esempio. Parlavo di biobanche e quindi parlo anche di una sottobiobanca di metastasi di tumore. E quello che ha cominciato a mettere su in istituto Giovanni Blandino, all'interno inizialmente di un progetto 5 per 1000 dell'AIRC, ma che poi è diventato un contributo anche allo SPOC 3 del progetto dell'Italia al quale Giovanni Blandino sta lavorando. È stato un grande sforzo perché, come potete vedere, l'unità di Giovanni Blandino di ricerca traslazionale oncologica, collaborando non soltanto con la biobanca delle due componenti, quella di tumori solidi così come di liquidi biologici da pazienti, ma collaborando anche con 6 chirurgie dell'istituto e tutta una serie di altre strutture dell'istituto, tra cui la facility di genomica, la unità di bioinformatica e così le oncologie mediche, ha messo su uno sforzo per la raccolta di metastasi da breast cancer nel corso degli anni, anche raccogliendole da varie parti corporee, anche ottenendo in qualche modo una distribuzione un po' diversa da quella che era nota in letteratura, ma soprattutto mettendo su uno sforzo nel quale queste metastasi vengono sia caratterizzate dal punto di vista molecolare, il precedente talk ha introdotto exome sequencing, così come RNA-seq, come Mirna profiling, e unitamente anche alla possibilità su questi campioni prelevati alle metastasi di fare degli organoidi e sugli organoidi di fare drug testing per poter stabilire delle correlazioni tra la sensibilità ai farmaci e l'assetto genomico, genetico, trascrizionale, post-trascrizionale del tumore. Ovviamente non ci sono e non c'è il tempo per poter presentare i dati, però tutto questo aspetto che era partito dal progetto AI, che è confluito all'interno del progetto Heal Italia. È ancora di più amplificato perché questa esperienza iniziale con gli organoidi di breast cancer è stata poi espansa a numerosi altri tipi di tumore, come poi vedete in questa slide, in cui partendo dalle metastasi di breast cancer abbiamo ampliato la casistica di organoidi di breast cancer dal tumore primitivo, come potete vedere nella parte a sinistra, 181 organoidi da breast cancer ora, 111 da endometrial cancer, 94 da bladder cancer e così via. E anche questi sono tutti organoidi che, oltre ad essere caratterizzati, sono biobancati e rappresentano un'enorme sorgente per possibilità di collaborazioni. Quindi diciamo, invito tutti a poter veramente attingere da questo grande tesoro che si è potuto mettere su in questi anni. Qual è il potere degli organoidi proprio per la medicina di precisione? Vi voglio mostrare un esempio. Questo esempio è l'esempio di un paziente che è stato portato in analisi al nostro Molecular Tumor Board, paziente con un tumore gastrico pluritrattato, metastatico molto avanzato, che aveva esaurito le linee terapeutiche è stato fatto un prelievo di tumore da una delle metastasi a livello linfonodale vicino
lo stomaco da lì sono stati derivati degli organoidi e poi sono stati fatti 2 cicli di screening farmacologico, un primo con terapie standard e un altro un po' più ampio, come potete vedere in tempi abbastanza ristretti, perché noi abbiamo ottenuto la biopsia il 1° marzo di quest'anno la fine del secondo screening già il 12 aprile di questo stesso anno, quindi nel giro diciamo di un mese e mezzo, meno di un mese e mezzo. Chiaramente questi dati sono molto dettagliati, è difficile poterli descrivere tutti. Salterò questo è diciamo, il pannello di farmaci allargati con cui noi abbiamo fatto lo screening automatizzato attraverso tutta una serie di strumentazioni che sono Inspire, Opera Phoenix e soprattutto un robot che ci ha permesso di effettuare questo tipo di indagini, da cui abbiamo derivato un pannello di sensibilità a farmaci che sono indicati qui. Questi sono i farmaci più attivi nei confronti degli organoidi che sono 5 sui 30 che noi abbiamo inizialmente analizzato, e questo ci ha permesso poi di effettuare una raccomandazione. Come vedete, questo è il nostro referto del Molecular Tumor Board, firmato a parte dal sottoscritto, anche dal relatore clinico, dal relatore molecolare, in cui il Molecular Tumor Board raccomanda un certo tipo di terapia basata sui risultati degli organelli. Quindi è un chiaro esempio di come, partendo dal paziente, si fa ricerca e poi si ritorna al paziente. Chiudendo, l'ultimo snapshot è proprio il Molecular Tumor Board. Nel nostro istituto abbiamo istituito un Molecular Tumor Board istituzionale verso la metà del 2018, che poi si è attivato verso la fine dell'anno 2018. È un gruppo che si riunisce ogni 2 settimane, che seleziona pazienti che hanno fallito le prime linee terapeutiche, esprime raccomandazioni per il trattamento con terapie bersagli e immunoterapia, come abbiamo visto. Abbiamo una forte enfasi sulla biopsia liquida e anche ora effettuiamo una stretta follow-up e analisi dei dati. Questa è la composizione abbastanza articolata del nostro Molecular Tumor Board. Come potete vedere, ci sono, oltre a oncologi medici, anatomopatologo, patologo clinico, ci sono biologi molecolari, bioinformatici, biostatistici, c'è genetista, infermieri di ricerca, radioterapista, radiologo, una composizione molto varia e ampia. Il caso del paziente viene portato dall'oncologo medico al Molecular Tumor Board, viene presentato, il Molecular Tumor Board prescrive una profilazione NGS, oppure talvolta ora abbiamo visto anche la possibilità di fare una rebiopsia con la messa su di organoidi, si vedono i risultati e dopodiché il Molecular Tumor Board esprime una raccomandazione che ritorna all'oncologo medico, che poi decide se o meno seguirla. È la responsabilità poi dell'oncologo medico quella di prendere atto della raccomandazione del Molecular Tumor Board e seguirla oppure no. Abbiamo messo su una piattaforma informatica per la raccolta dei dati e abbiamo l'anno scorso, anche con il supporto del progetto dell'Italia, pubblicato questo lavoro su Journal Translational Medicine alla fine dell'anno scorso, con la casistica raccolta per i primi 3 anni e mezzo di attività, circa 124 pazienti. Non scenderò nel dettaglio, chi vuole può andare a leggersi il paper. Fatto sta che tutta questa attività del Molecular Tumor Board, inserita, diciamo, valutata e studiata all'interno dello SPOC 8 con altri colleghi dello SPOC 8, sta portando ad una nuova idea progettuale che noi chiamiamo MTB HIT, il Molecular Tumor Board dell'Italia, e il disegno, diciamo, di un protocollo master che per lavorare a biomarcatori post-genomici nei tumori solidi
che sono privi di azionabilità genetiche, perché di fatto i molecular tumor board che sono in Italia stanno partendo un po' dovunque a livello regionale, saranno focalizzati soprattutto sulle azionabilità genomiche, ma molti tumori non presentano azionabilità genomiche. Quindi insieme con Michele Mirella, Walter Torre, Massimo Zauri e altri partecipanti dello SPOC8 stiamo concependo questo nuovo progetto, siamo nella fase di scrittura del protocollo e che speriamo entro i prossimi mesi di sottoporre ai vari comitati etici per l'approvazione. Questa è la mia ultima slide, io vi ringrazio per la vostra attenzione e mi fermo qua.